Una domanda molto ricorrente che ci viene fatta è: perché non avete figli? Oppure affermazioni del tipo o esclamazioni del tipo: dovreste avere figli, quel luogo ideale per i bambini, tutta una serie di questioni di questo genere. Buondì. Vi rivelo subito, proprio in 20 secondi, che in questo video non risponderò a questa domanda. Quindi per chi è subito deluso, boh, smetti di vedere il video, finita. Però in compenso ho diverse cose da dire in merito a questo argomento. Non risponderò direttamente a questa domanda perché questa è una cosa veramente molto intima, molto personale, ed è una sfera di cose che io e Nina abbiamo deciso di non mettere nel canale. Noi sul canale condividiamo tantissime delle attività che facciamo, anche tantissime delle cose che ci passano dentro, insomma tutta una serie di cose, ma questa è una di quelle cose che non passerà sul canale. Poi magari Nina, diciamo, la sua versione la potrà fare lei in un video suo, anche perché, diciamola onestamente, io sono 10 anni che vivo a strettissimo contatto con tantissime specie di mammiferi di sesso femminile. Allora, se qualcuno può negare il fatto che ogni mese un mammifero di sesso femminile su questo pianeta, donne comprese, esseri umani compresi, durante il periodo dell'ovulazione vuole avere un figlio. Questa è una legge della natura. In certi casi non solo vuole, desidera, sente l'esigenza, ma in certi casi lo pretende. Io non so se vi è mai capitato di stare vicino a un'asina nei giorni dell'ovulazione e di essere un maschio asino lì di fianco che guardi per aria. Ti prendi tante di quelle botte, ma tanti di quei calci, tanti di quei morsi, fino a che non hai fecondato quell'asina, che lei ti sveglia a suon di calci e pugni, pretende di essere fecondata. E così anche capre, cani, gatti, insomma vacche, eccetera eccetera. Nella sfera umana, lo sapete voi, insomma, non c'è bisogno che lo dica io, ma allora, i mammiferi di sesso femminile sul pianeta funzionano così: durante quei giorni di ovulazione vogliono riprodursi. Poi le dinamiche umane sono infinite, per cui non apriamo il discorso, però questa è una sorta di regola. Per quanto riguarda per esempio il mammifero di sesso maschile, funziona in maniera completamente diversa, per quello che io ho potuto osservare con tutti questi animali, con tutte queste specie diverse. Io personalmente mi sento e mi ritengo un po', adesso passatemi il termine, ma genitore di tutti i bambini che mi capita di incontrare. Nel senso, io cerco di relazionarmi a loro, c'è sempre questo intento dentro di me di relazionarmi a loro nel miglior modo possibile, evitando di trattarli da deficienti, evitando di magari imporgli dei sì, dei no, questo puoi farlo, questo non lo puoi fare, cioè lasciandolo libero di manifestarsi, cercando di conoscerlo, ok? Di instaurare una comunicazione, quindi cerco di guardarlo negli occhi, magari chiedergli se sta bene, cercare di capire se ha bisogno di qualcosa. Cioè questo è il mio approccio verso tutti i bambini che mi capita di incontrare. 10 bambini l'anno, insomma, ma non è che fa anche solo uno, ma gli dedico tutta l'attenzione del caso. Cosa voglio dire con questo? È che a volte non è necessario per forza avere una creatura propria, no? Perché poi lì entrano in ballo altre dinamiche, altre cose della sfera emozionale umana, non so come dire. Perché poi alla fine essere genitore cosa vuol dire? Vuol dire non è solo l'atto di mettere al mondo qualcuno, è mettere a disposizione di qualcun altro determinate cose: amore, affetto, supporto, protezione, cura, tutta una serie di cose che sono necessarie, secondo me, per crescere un'altra creatura, che tra l'altro, passatemela, ma io dedico le stesse qualità che vi ho elencato ad allevare capre, ad allevare vacche, cani, o a relazionarmi con qualsiasi altro essere vivente, se posso. Nel caso magari di esseri umani piccoli di età, ovviamente ne serve magari anche di più. Se la mettiamo su questo piano e mi guardo intorno, dico: madò, però certo che tutti sti ragazzini che ci sono in giro, potenziali miei figli, Dumarabel, cioè Dumarabel, perché non mi sembra che stanno proprio
tutti a 2000. Mi dispiace perché in qualche modo mi sento anche responsabile, no? Nel senso, io ho sempre avuto un po' questa visione allargata della società, in quanto ognuno è responsabile un po' anche, se in piccola parte, di quello che accade intorno, di quello che fanno gli altri, no? Per certi versi, quindi sempre puntare il dito e lavarsi la coscienza a me non è mai piaciuto. Insomma, se c'è qualcuno che fa disastri, un motivo ci sarà e siamo un po' tutti partecipi, tutti sulla stessa barca, secondo me. Per cui da lì è nata anche la mia esigenza di cercare di fare diverso, di cercare di fare meglio che potevo, insomma, e tuttora cerco di fare meglio che posso con tutti i miei limiti, per fare sì che una società possa sopravvivere sana, dalle basi, insomma, con persone che stanno bene, in salute, con animo sereno e bambini che crescono sani. E io da bambino avevo molto chiaro una cosa, ovvero che tutto quello che imparavo lo imparavo da un esempio. Cioè, il mio metodo di apprendimento, che poi forse è quello di tutti, era osservare attentamente quello che avevo intorno per imparare cose e farne altre sempre meglio, eccetera. E tuttora utilizzo questo metodo. Io tutto quello che vedo cerco di impararlo, c'ho proprio questa attenzione volta all'imparare tutto quello che vedo, no? Per cui era fondamentale quello che mi circondava, ovvero quello che io vedevo era poi di riflesso quello che io facevo. E per certi periodi della mia vita sono stato in dei contesti che quello che vedevo riproducevo ed era spazzatura allo stato puro. Bisogna fare molta attenzione a ciò che ci circonda, e soprattutto non solo per noi ma anche per gli altri, perché di conseguenza quello che gli altri vedono, e soprattutto quello che i bambini vedono, poi è quello che loro faranno. Attenzione a non fraintendere: essere d'esempio non significa dire a qualcun altro cosa deve fare e qual è la cosa migliore, perché questo non vuol dire essere d'esempio. Essere d'esempio vuol dire fare quello che più ti piace, quello che più ti risuona, quello che più è giusto per te, e se il contorno lo vuole assorbire, lo vuole prendere ad esempio, bene, se no prenderà come esempio qualcos'altro. Non c'è la pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno o di essere qualcosa di giusto che qualcun altro deve imitare, assolutamente no. È semplicemente fare meglio che si può per stare bene, per essere in pace con se stessi, per essere d'esempio, ma per chi lo vuole cogliere, non imporlo, perché se no cosa stai dando ad esempio? Un'imposizione, quello è l'esempio che stai dando. A Nina gli parte l'ispirazione quando lava i pavimenti, io quando carressi il bosco. Quindi se noi avremo figli o no, questo non lo saprete mai probabilmente. No, in realtà questo ve lo dirà il mammifero femmina quando sarà il momento, forse. Boh, è finito? No. Questo anche in risposta a tutti quelli che ci chiedono perché il canale si chiama Animali della specie umana, no? Gran parte di quello che noi vi raccontiamo è frutto dell'osservazione attenta di anni di dinamiche che accadono tra specie animali della stessa specie, delle specie di specie diverse, tutti tendenzialmente mammiferi, che hanno veramente milioni di cose in comune con noi, e imparare dalle loro dinamiche, da come risolvono i conflitti, da come gestiscono le situazioni di coppia, se vogliamo, e da come gestiscono la crescita dei cuccioli, dei figli, dei piccoli. È un oceano di sapere a nostra disposizione, per cui noi riteniamo di essere totalmente animali della specie umana, con caratteristiche diverse, né meglio né peggio di altri, ma diverse. E lei che belva si sente! No! Ma negli ultimi anni mi sono sentito abbastanza formica. Quindi sei un guerrafondaio praticamente. Le formiche sono bagasse. Madonna.